Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione proseguiremo il lavoro fatto nella lezione numero 25, dove avevamo già iniziato a creare una messa in tavola, che poi è quella che vedete qui nel mio schermo, con già delle quote, quindi avevamo quasi completato una messa in tavola. Ne approfitterò per darvi altre informazioni che in genere sulle messe in tavola più comuni possono essere utili. Prima di iniziare però, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Volevo approfondire una serie di aspetti, non so se vi ricordate, ma in questo disegno ho messo per la maggior parte delle quote provenienti dal modello, che sono poi quelle quote che ci consentono anche di modificare il modello direttamente dal disegno. Ad esempio, se vado su questa quota qui, faccio un doppio clic, posso modificarne il valore, quindi posso dirgli che questa estrusione non è più alta 17 ma è alta 20, e se rigenero appunto posso modificare non solo il disegno ma anche il modello e ritorno al valore originale e rigenero nuovamente. Però è anche vero che molto spesso siamo costretti, per comodità, per utilità, per velocità, o perché non riusciamo a mostrare la quota che realmente ci interessa, perché magari nel modello non l'abbiamo creata o chi ha fatto il modello non l'ha creata, allora dovremo usare le quote manuali, che in realtà sono dette in Creo quote associative. Però dobbiamo anche un po' imparare a riconoscerle. Ad esempio, se vado su una quota mi appare un'etichetta che mi descrive una sorta di codice identificativo di quella quota o di quell'entità. Infatti, se vado su questa quota qua mi appare questa etichetta che mi mostra che questa entità si chiama AD76, ID uguale 76. Questa è proprio una quota associativa, infatti AD sta per Associative Dimension e tutte le quote associative sono identificate da questo prefisso, e poi questo prefisso è seguito da un numero progressivo, mentre invece le quote manuali sono indicate come D e un numero progressivo, come questa. E in più ci sono anche le indicazioni alla feature di appartenenza. Infatti qui vediamo che c'è un 2 punti F14 foro underscore 3 id 58, quindi ci sono molte più informazioni e in effetti questa quota fa capo al foro 3 che troviamo nell'albero del modello. Un altro modo per distinguere le quote è che se seleziono una quota associativa o manuale nel cruscotto che mi consente di editare la quota stessa, non ho la possibilità di modificarne il valore numerico, come vedete è grigio. Se invece seleziono una quota e il modello, invece ho la possibilità di modificarne il valore numerico. Altra modalità per evidenziare le differenti tipologie di quote che posso utilizzare sul disegno è quello di andare, aspettate che sposto la finestra, eccola qua, la allargo un po' così ve lo mostro meglio, andare su esamina. Ricordate che posso anche andare da una scheda all'altra anche con lo scroll, ovvero con la rotellina del mouse, che a volte può essere comodo. Andare su esamina e andare, adesso riallargo la finestra, andare su evidenzia per attributi. Questo è uno strumento che mi consente di evidenziare le varie entità che ci possono essere sul disegno in base alle loro caratteristiche. Ad esempio posso, fleggando quota, dirgli di evidenziare tutte le quote che siano però associative, quindi le quote cosiddette manuali. Basta dirgli applica e effettivamente mi evidenzia l'unica quota manuale che ho in questo disegno. Oppure posso dirgli di evidenziarmi tutte le quote che sono di proprietà di un modello e che quindi derivano dal modello stesso. Basta dirgli applica e mi evidenzia tutte le altre quote, e quindi questa è un'altra possibilità. Quindi è importante distinguere queste due differenti tipologie di quote che possiamo mettere nel disegno,
ma semplicemente per capire bene dove stiamo mettendo le mani. Comunque, qualsiasi quota noi mettiamo, posso, e in questo caso cambiamo un attimino argomento, selezionare la quota stessa, mi si mostra la scheda relativa appunto alla possibilità di modificare questa stessa quota e la posso modificare sotto vari aspetti. Ad esempio, posso cambiare le cifre decimali che voglio mostrare, posso, andando su testo quota, inserire un testo come prefisso o come suffisso qui dentro, oppure posso andare a scrivere del testo prima, dopo, sotto o sopra rispetto a questa chiocciola D che vi consiglio di non cancellare perché in realtà non serve a nulla. Ad esempio, se voglio scrivere l'uguale uguale, che in genere si utilizza per stare a indicare che quella è una quota simmetrica, io quasi sempre lo faccio in questo modo, scrivo l'uguale uguale sotto il chiocciola D. Oppure in altre situazioni lo scrivo, per questioni sempre di spazio, lo scrivo come prefisso e come suffisso, però con uno spazio, in questo modo. E quindi queste sono alcune modifiche che possono essere utili. Poi in realtà, vabbè, questa è una quota di diametro, mi sembra che nella lezione 25 abbiamo già visto come inserire il simbolo di diametro qualora Crea non ce lo metta da solo, ma oltre al simbolo di diametro possiamo inserire tutti questi altri simboli. Ad esempio in qualche caso può essere comodo inserire il simbolo di quota di un quadrato, ovvero questo simbolino qua. Altro aspetto importante, sicuramente utile per chi fa messa in tavola, la possibilità di definire una tolleranza. Normalmente di default lui mostra soltanto il valore nominale della quota, ma da qui possiamo decidere altre situazioni. Secondo le norme ISO, se dobbiamo inserire una tolleranza dobbiamo dirgli più o meno. In questo caso lui andrà a mostrare gli scostamenti di tolleranza, quindi la tolleranza superiore ed inferiore, però in questo caso ci mostra 0 cifre decimali, invece proviamo a dargliene 2 di cifre decimali. In questo modo vediamo gli scostamenti che in realtà sono simmetrici. Questo perché se non gli diciamo nient'altro, lui in realtà andrà a utilizzare le tolleranze generali. Però possiamo anche dirgli di non utilizzare nessuna tabella di tolleranza, quindi non si affiderà a degli standard, e se gli diamo nessuna possiamo andare noi a modificare manualmente i valori di tolleranza, quindi lo scostamento superiore ed inferiore. Poi, ad esempio, nel caso del diametro di un foro, possiamo selezionare la quota relativa e scegliere che vogliamo utilizzare le tolleranze per i fori, e come vedete lui ci mostrerà la classe di tolleranza che potremo anche andare a modificare. Ad esempio metto un classico H7 che si utilizza spesso e qui gli vado a dire che non voglio solo vedere il valore nominale e la classe di tolleranza, ma voglio vedere anche i valori tra parentesi degli scostamenti relativi. Tra l'altro da qui posso decidere di vederli oppure no. Questo per quanto riguarda le tolleranze. Poi altri aspetti importanti, tra le varie annotazioni possiamo mettere ad esempio delle note. Possiamo inserire delle note staccate, ovvero un testo che non punta a nessuna entità del disegno, quindi può essere un'annotazione generica. Ovviamente basta cliccare in un punto e scrivere il nostro testo. Poi ovviamente la casella si può ingrandire e rimpicciolire e si può anche inclinare se vogliamo. Adesso la cancello. Altrimenti posso anche inserire delle note con guida. In questo caso posso selezionarli in un'entità a cui deve puntare la freccia, ma col control posso anche selezionarli più entità, anche in viste diverse. Tasto centrale e quindi posso andare a inserire il mio testo. Prova, inserimento, nota.
Poi sappiate che tutte queste entità hanno varie possibilità di modifica, ad esempio posso selezionare la nota e dirgli che voglio una linea guida diversa, ad esempio con lo stile ISO. In questo modo la nota la posso spostare, le frecce le posso anche spostare sull'entità che gli ho selezionato o eventualmente anche modificarla. Andando qui posso dirgli tasto destro, inserisci scatto, clicco in un punto e creo un gomito sulla linea di nota. Anche questa è un'operazione che a volte è utile fare. Poi, oltre alle note, possiamo anche inserire delle tabelle, anche se normalmente le tabelle dovrebbero essere già presenti nei formati che ci personalizziamo, però comunque la tabella si può inserire ad esempio in questo modo, scegliendo quante righe e quante colonne vogliamo, la piazziamo ad esempio nel nostro disegno, la tabella la posso selezionare e andare a modificarne le proprietà. Questo ci consente anche di definire le dimensioni di tutte le celle, quindi sia delle righe che delle colonne. Ad esempio, levando questo flag posso modificare l'altezza di tutte le celle e la larghezza di tutte le celle. Posso anche dirgli come voglio che la tabella cresca, se dal basso verso l'alto e verso destra o dal basso verso l'alto e verso sinistra. In genere io, se voglio mettere un cartiglio nella parte bassa del mio formato, utilizzo questa impostazione qua. In questo modo, se aggiungo delle righe, verranno aggiunte, la tabella crescerà verso l'alto, se aggiungo delle colonne la tabella crescerà verso destra, che poi in alcuni casi può essere anche utile quest'altra opzione. Nelle tabelle posso inserire del testo. Se seleziono una tabella posso poi formattarlo, ad esempio riducendo le dimensioni di quel testo. Lo posso portare ad esempio a 2.5. Ma oltre al del testo fisso come questo che ho scritto adesso, io posso cliccare in una cella della tabella facendo doppio clic e dirgli inserisci campo, e posso ad esempio dirgli di mostrarmi la scala. Però facciamo una cosa: prima di mostrare la scala scrivo un testo che fa da intestazione, metto uno spazio e gli dico inserisci campo scala. Così come posso mettere qui un formato, cioè l'indicazione di che formato stiamo utilizzando, quindi gli posso dire formato come campo. Poi, per mostrarvi alcune funzionalità, posso unire delle celle, basta premere su unisci celle e cliccare sulla prima e l'ultima cella che voglio unire, tasto centrale per chiudere quei menu, faccio doppio clic all'interno della cella e posso dirgli pagina. Vado poi su inserisci campo, gli dico numero foglio D, sempre su inserisci campo, totale fogli. Poi ulteriore informazione, vediamo, sempre unendo le celle, unisco queste due. Data, due punti, inserisci campo, data corrente. Allora, questo è un campo particolare perché mentre la scala, il formato, il numero di pagine si aggiorna in base alle modifiche che vado a fare sul disegno, se cambio la scala generale mi si aggiorna la scala, se decido di passare dal formato A4 al formato A3 questa informazione mi si aggiorna, così se inserisco più fogli anche questa informazione si aggiorna, mentre invece questa informazione appena viene creata diventa un testo
e quindi non si aggiorna più, ovvero è un campo che consente di mostrare unicamente la data di creazione del disegno, quindi poi non si aggiorna più, tant'è che se voglio modificarla in realtà la devo modificare manualmente. Mentre invece se clicco in quest'altra cella e mi avvicino al valore della scala, lui mi mostrerà quello che realmente bisogna scrivere per far sì che appunto appaia la scala, cioè bisogna scrivere e commerciale scale, ovvero scale detta all'italiana. Stessa cosa, se clicco qui troverò che in realtà è stato scritto e commerciale format. Idem qui è stato scritto e commerciale sheet number e commerciale total sheets. Ok, infatti andiamo anche a inserire manualmente un parametro, ovvero facciamo una cosa, uniamo queste celle qui e scriviamo e commerciale model underscore name, che poi corrisponde con il campo nome modello. Ok, però io me li ricordo a memoria quasi tutti e quindi lo inserisco manualmente. Cliccando fuori il campo si aggiorna e mi mostra proprio il nome del modello utilizzato. Ok, quindi abbiamo visto alcune nozioni sulle tabelle. Vi mostro che c'è anche la possibilità di inserire dei simboli. Cliccando su simbolo e poi su raccolta posso accedere ai simboli che ho salvato in un'opportuna cartella, ovvero la cartella dei simboli. Già ci sono dei simboli di default che sono quelli forniti da Creo, più ci sono dei simboli dell'utente che quindi sono stati personalizzati da me, come ovviamente il logo del mio canale. Quindi lo seleziono e lo trascino. E poi il simbolo lo posso selezionare per formattarlo in maniera diversa. Ad esempio, questo simbolo è stato impostato in modo tale che cambi con l'altezza del testo che io posso modificare. Se lo voglio più piccolo basta che vado a ridurre questo valore. Ok, ultima cosa che vi voglio far vedere. Allora vado su tabella, cancello questa tabella, cancello anche questo simbolo, direi che faccio un po' di pulizia e cancello anche questa nota. Forse già ve l'ho mostrato ma lo ripeto, da qui io posso, facendo un doppio clic, cambiare il formato e scegliere ad esempio un foglio a 3 piuttosto che un A2, ma andando su sfoglia posso dirgli che voglio proprio cambiare formato e sceglierne uno personalizzato. In questo caso vado a prendere il mio formato personalizzato per l'A4, poi gli do ok e come vedete ho inserito il mio formato personalizzato che presenta al suo interno già una tabella che mostra tutta una serie di informazioni che in realtà sono quelle che abbiamo già visto prima, ovvero la data, ovvero il formato, la scala, il numero di pagina. In questo caso mostra anche il peso dell'oggetto calcolato appunto sulla base del volume del modello, e anche questa informazione ci mostra più il nome del modello e il nome del disegno, che in questo caso sono uguali, e quindi è anche possibile in un secondo momento inserire un cartiglio. Ok, direi che per il momento è tutto. Sicuramente le informazioni sulla messa in tavola che vi possono servire sono molte di più, ma vi consiglio vivamente di fare tanti disegni perché solo così si imparano bene tutte le possibili funzionalità che ci sono all'interno di Creo. Io cercherò anche con altri video di approfondire sempre di più questo argomento, ma aiuta tantissimo a mio avviso fare tanta pratica. Ok, vi saluto e vi do un abbraccio a tutti. Ciao!